Buonasera, benvenuti al nuovo contenuto di Milan Vibes, si chiamerà Tactips e sarà un contenuto tattico di avvicinamento alla partita successiva del Milan. Ci saremo io e il direttore. Ciao Ema, ciao a tutti e bentrovati, insomma cosa si dice in questi casi? Bentrovati e bentrovata la nostra lavagna. Sì, esatto, la nostra lavagna che avete già imparato a conoscere in un'altra occasione, in altre occasioni, quindi in Sitattica, che è l'altra nostra trasmissione con Francesco Sità sulla tattica. Qui cercheremo di giocare in anticipo alcuni dei temi della prossima partita del Milan, cioè Juventus-Milan. Dobbiamo rivedere un po' i cerchi, Sì, perché non sono già la 8. qualità dei cerchi è un po' rivedibile. Ma secondo me poi è una trasmissione tua, però io adesso mi sto buttando subito dentro. Non è mia, è di tutti e due. Cerchiamo di capire innanzitutto, Milan lo sappiamo, lo teniamolo un attimo da parte. Innanzitutto Milan in blu e la Juventus in arancione. Le nuove maglie, Le nuove di maglie questi così tempi, ma è innovative. blu. Esatto. Come gioca la Juve? Io so che l'hai vista... L'ho vista anche contro l'Atalanta, la Juve gioca con un 3-4-2-1 abbastanza offensivo in alcune situazioni, una squadra che gioca tanto sui duelli. Contro l'Atalanta anche nel primo tempo abbiamo visto duelli a tutto campo, Sì. con sia da una parte che dall'altra, comunque che date le caratteristiche dei due allenatori, perché avevamo Juric da una parte e Tudor dall'altra. È una squadra che gioca quel calcio di Tudor che è un po' simile per alcuni tratti a quello di Gasperini, un Ok. po', no? E quindi una squadra che fa un calcio abbastanza offensivo, come ho detto prima, Ma- non disdegna la fase difensiva, anche se in questo inizio di campionato ha sofferto un po' in quella zona di campo. Solitamente loro è Bremer, com'è la difesa? Abbiamo Solitamente Gatti, Bremer e Kelly. E Kelly. Ultimamente Kelly sta giocando, sta giocando, Eh. sta migliorando, sta utilizzando Kalulu come quarto di centrocampo, Che si chiamiamolo abbassa. quinto. Sì, ma spinge anche, ha colpito un palo contro l'Atalanta in avvio di partita. Da questa parte gioca Cambiaso. Bel giocatore Tendenzialmente, Cambiaso. bellissimo giocatore, sta alternando Kopp Miners e Locatelli in base anche alla partita. Abbiamo visto Locatelli contro il Verona, sostituito al 45esimo, Kopp Miners invece ha giocato qui insieme a Thuram, che è ovviamente un Beh, con giocatore Miners ogni tanto lo porta anche avanti in tre lo quarti. porta avanti, infatti anche date le condizioni di Consensao, quelle miglioramento di Zegrova, Azic che ha giocato titolare l'ultima partita, si sta creando un po' veramente un continuo cambio in questa zona Diciamo di che campo. qui in mezzo, adesso non tocco perché non mi ricordo qual è il rosso, qual è il blu, questo è il blu. Il blu è quello con la Ok, punta e arrotondata. questo è il rosso. Diciamo che qui la Juventus ha un bel roster, perché Ha un che bel possono roster, giocare, assolutamente. ricordiamo, davanti hai Dusan Vlahovic, hai David, hai Openda. volendo Openda, E lì c'è il giocatore di maggior talento forse della squadra, che che è è Kenan Ildiz. Ildiz. Però può giocarci, alla peggio l'ha fatto un po' l'esterno, anche se un po' più in tre quarti, un po' Openda è in grado di ogni giocare, tanto. anche David stesso Anche può David giocare può in quella giocare un zona po' di più indietro, c'è Kopp Miners che può giocare sia a centrocampo che in tre quarti, qui ci sono Zegrova, c'è Conceição, insomma giocatori sia soluzioni. capaci uno contro uno, oppure Azic o Kopp Miners che vanno più anche a gestire, come è successo contro l'Inter, fare una sorta di 3-5-2 in alcune fasi della partita che si può poi rimodulare. Quindi è una squadra che ha anche una varietà tattica in funzione di questo giocatore qui tendenzialmente, perché è quello che fa veramente garantisce un cambio tattico. João Mario rispetto a Kalulu ha delle caratteristiche diverse, Kalulu può fare anche il braccetto, quindi la Juve ha delle armi che possono sicuramente dare fastidio al Milan. Milan, proviamo a costruirlo, ovviamente ci siamo detti, non andiamo con i nomi perché dobbiamo capire insomma il recupero anche di Ficaio Tomò, insomma un po' di situazioni, però tendenzialmente Milan che sta ormai confermando questa difesa 3 Sì. che però diventa a 4, lo ricordiamo, nel In senso alcuni che poi in momenti tanti diventa un momenti diventa un 4-4-2. 4-4-2 e potrebbe essere, ragioniamo che Ficaio Tomori non dovesse recuperare, insomma Abbiamo ci siamo Coni De detti, abbiamo Winter, comunque che è Coni De il Winter, favorito. abbiamo Gabbia, partitone col Napoli su Højlund, partita importante. Pavlovic, Pavlovic, Bartesaghi. Estopinan che non ci sarà, quindi Bartesaghi, e qui poi ci discutiamo un attimo perché secondo me lo farà stare Sì, un adesso pochino più studieremo. basso se lo capiamo. Il centrocampo è quello, il centrocampo ormai è Il centrocampo ormai è battezzato. quello lì. Rabiot, Sua Maestà, Luka inchino, Modric, Luka facciamo Modric. l'inchino, e Fofana, che è E stato un Fofana. giocatore fondamentale per il Milan. Io però questa cosa qui poi ne parliamo anche perché ero abbastanza sicuro che con Allegri... Loftus. No, che con Allegri Fofana avrebbe giocato tantissimo. Ma l'ha fatto subito capire lui in tutte le sue dinamiche. Poi anche nell'altro approfondimento che abbiamo fatto, Sfocus, il primo di inizio settimana scorsa, abbiamo un po' testato quelle che sono queste situazioni con Fofana, un giocatore che
a livello numerico non è che ruba l'occhio, perché tante volte si parla di numeri, anche noi parliamo di numeri, ma non è sempre la statistica ad andare a definire il valore di un calciatore, Vero. perché è anche il movimento, la capacità di muoversi preventivamente. Lui spesso va a prendersi da Se ti qui, serve. va a prendere qui e va a ricoprire queste zone di campo, questa zona di campo qui, andando a togliere dei problemi sia a Saelemaekers che a Certo. Tomori. Questa cosa preventiva non la si va a vedere in realtà. E non solo, aggiungo soprattutto nell'ultimo, uno degli ultimi, forse già col Napoli, l'ho visto anche molto propositivo in fase offensiva rispetto ad altre occasioni dove era un po' più tenuto. Intanto Ema stai cancellando con i nostri potenti mezzi. Sì, cancello anche perché potrebbe prestarsi a delle forme non propriamente tattiche a un certo punto, Ok. quindi l'importante è sempre Dicevo, tenere la lavagna pulita. anche a livello di inserimenti sta dando di più. Adesso mi viene in mente l'occasione avuta contro il Napoli sulla palla di Pulisic, che insomma è anche un po' più propositivo. Veramente sta facendo un po' da equilibratore di tante situazioni al centrocampo. Sta lavorando Sì. molto bene Fofana. Qui ti voglio. Tic e tic. Uno è scritto. Uno è scritto, Christian Pulisic, che non lo togliamo. Penso che nessuno di voi voglia Se togliere... qualcuno di voi ha il coraggio di togliere questo Christian Pulisic, C'è una ce lo cosa che dica si chiama adesso. TSO in casa. No, quindi ce lo dica adesso. E- Ferma. Iscrivetevi al canale, se no ci sgridano la proprietà ci sgrida. Attivate la campanellina. Bravo, campanellina perché? Se attivi la Vi campanella. arrivano le notifiche, sapete sempre quando esce il nostro nuovo contenuto, quando siamo in diretta e soprattutto mettete mi piace. Anche se non vi piace, mettete mi piace. Come fa a non piacervi una roba del genere con la lavagnetta? Chi la fa? Chi? E poi Chi la fa? commentate perché almeno ci dite la vostra, nel senso che stiamo giocando a fare i tattici anche noi, lo Sì. potete fare anche voi con i vostri commenti, quindi Mi scherzi dice a Allegri, parte. sono diventati tutti teorici. Sono diventati tutti teorici. Diventiamo anche noi Scherzi a teorici. parte, cerchiamo anche di divertirci, di raccontarcela e di sdrammatizzare un po' tutta questa serietà, Sì, però sì. ovviamente sia io, ma anche molto Ema, siamo abbastanza appassionati di tutte queste letture un po' Esatto. più tattiche. Abbiamo detto Pulisic, che tra l'altro contro il Napoli tante volte veniva qui Sì. e a un certo punto... Analizzando un po' la hit media di Pulisic, che è poi abbastanza simile a quella di Ildiz, anche su questo lo approfondiremo in un contenuto di questa settimana, c'è questo tipo di zona di campo che è quella che lui ama maggiormente presidiare. Sì. Nonostante questo, alcuni gol sono arrivati da questa Sì, sì, parte è vero, qui. è vero. Quindi è in grado di sbagliare sotto il fronte offensivo. Però un c'è giocatore stato un completo. certo punto contro il Napoli dove il Milan probabilmente voleva un attimino coprire meglio gli Beh, certo. spazi, dove lui ha abbassato Pulisic qui. Il centrocampo è passato a 5 ed è rimasto Gimenez a provare a battagliare, cosa che non riusciva a fare ed è cosa che probabilmente è un po' il problema di Gimenez e quel motivo per cui Allegri voleva un attaccante capace di stare da solo qui a fare il reparto e battagliare. Poi una Adesso cosa che sarà cancelliamo curioso tutto. vedere è quella posizione intermedia che aveva assunto Di Lorenzo contro il Milan, perché quella posizione lo obbligava poi a scalare anche Pulisic, perché cosa succede? Che Di Lorenzo va a occupare una posizione quasi alla sottopunta in fase di possesso del Sì. Napoli, va a isolare Politano da questa parte e qui Anguissa va a ricoprire uno spazio abbastanza pericoloso nell'area di rigore andando a cercare di creare superiorità, soprattutto sui cross incrociati di Politano e quindi poi lui è costretto un po' a seguire Però per ci stiamo evitare l'inferiorità. spostando. Sì, ci stiamo Juve spostando. Milan. Come può far male la Juve e come può far male il Milan? Come può far male la Juve? Beh, partiamo da Kenan Yildiz. Yildiz 1 contro 1, giocatore formidabile, ha tantissima varietà Qualità. tattica, tecnica e soprattutto poi dall'altra parte sarà importante capire come giocherà la Juve. Preferirà un po' di equilibrio, quindi mettendo un centrocampista in più, oppure preferirà andare a schierare un giocatore come Zegrova o Consensao? Perché un giocatore E come secondo te? Io vedo Zegrova che sta migliorando molto. Proprio tu perché sei un fan di Zegrova. Perché Lui ce è l'ha un il fantacalcio. fan di Zegrova no, e ce l'ha il fantacalcio. no, però non è tanto quello quanto vedo col giocatore in migliori condizioni. Anche Tudor ha speso ottime parole. Azic non ha fatto benissimo contro l'Atalanta in quel ruolo lì. Sì. Il gol dell'Atalanta arriva da una sua palla persa malamente. Koopmeiners non sta dando garanzie, quindi potrebbe anche optare per una soluzione di tridente, magari anche per motivi tattici, per tenere il Milan in una determinata zona di campo. Le abilità nell'uno contro uno possono mettere in difficoltà e creare superiorità numerica. Chi lo va a prendere Yildiz? Allora, ci sarà una questione anche di raddoppio, perché è un calciatore che uno Sicuramente. contro uno sarà molto bravo, si genererà molte volte l'uno contro il braccetto di destra. Potrà essere De Winter, potrà essere Tomori, vedremo se riuscirà a recuperare. Però cercherà anche tanto di andare a creare quella zona per attrarre uno dei difensori del Milan e magari liberare lo spazio in profondità Certo. per un Vlahovic,
piuttosto che un Davido o un Openda. Quindi Quindi sarà tu la importante. sfida lato Juve la vedi su quell'aspetto lì. Nel senso, come la Juve può Sì. far male al Milan, sicuramente la fantasia Con di le due Yildiz. sottopunte sicuramente possono far male. Qui Kalulu è bravo negli inserimenti, però poi ovviamente non ha quella gamba a livello magari Sì, offensivo. E dovrà essere bravo Bartesaghi, perché comunque certo. deve comunque prendere confidenza con un certo tipo di partite. L'abbiamo visto anche con Napoli, i primi 10 minuti un po' più compassato, poi Sì. ha preso fiducia, quindi è importante andare a vedere una partita di questo tipo. Si deciderà molto sugli esterni, ma secondo me ancora di più in questa zona qui del campo, dove anche, parliamo del centrocampo di questa partita. Da una parte c'è che Fren Sfida Thuram, importante. calciatore veramente forte, sta crescendo tantissimo, soprattutto sotto la guida Tudor, ma già con Motta ha fatto bene. Bel giocatore, ragazzi. E poi l'alternanza fra Locatelli e Cop Manes in base a cosa si cerca. Però, Dall'altra parte il d'altra Milan parte, gioca con quel centrocampo a 3 che per quello ti dicevo la Juve potrebbe giocare anche a 3-5-2, perché cioè mettersi a specchio proprio. per cercare di non subire quella superiorità da E parte del secondo Milan. me potrebbe essere questa l'idea di Tudor, provare a Quindi giocarsela a specchio. Cop Miners che Sì, si avanza Oazic come con sì, l'Atalanta, sì, secondo che me va a coprire sì. quella Secondo zona me del sì, campo. anche perché in questo momento, parliamoci chiaro, questo questo è il punto nevralgico del Milan. E quello punto sì. Il Napoli ha fatto fatica ad andare a schermare Modric, anzi diciamo che è Modric che ha schermato completamente De Bruyne, completamente le linee di Sì, passaggio in generale del diciamo che centrocampo ci del Napoli, aspettavamo un duello un po' quasi ad più armi pari, non è ma stato così. ieri c'era un giocatore sopra, no, contro Napoli non era ieri, ma c'era proprio una zona di campo occupata globalmente da Modric, che era più o meno tutto questo. Facciamo una hitmap della partita di Modric e tutta la lavagna. Sì, pazzesca. Questi qui, secondo me, è il punto dove il Milan può mettere in difficoltà la Sì, Juventus e io ti aggiungo uno, perché qui un Alexi in forma come adesso, è vero che Cambiaso probabilmente lato mio è uno dei giocatori più interessanti, cioè forte proprio. però se gli si va a dare una mano nel creare superiorità anche contro Kelly, Bravo, si genera questo tipo di bravo, situazione. bravo, lì volevo arrivare, lì volevo arrivare. E in ultimo la posizione di Pulisic, perché Pulisic sicuramente secondo me giocherà ad allargarsi un po' e a dare lo spazio in caso a Rabiot per Ovvio. andare dentro. Ti Sì. porta via chi è che c'hanno qui la Juve? Gatti. Gatti è uno Gatti è un che... giocatore che sì, qualche difficoltà te la crea e anche dal punto di vista di impatto sarà importante vedere Bartesaghi, perché Bartesaghi ha dimostrato di essere molto bravo a livello offensivo, perché Sì, ha un bel cross, sì, secco, grande piede. A livello difensivo ovviamente è un ragazzo giovane, deve crescere, lui classe 2005 se non erro, quindi sì, c'è bisogno tanto di crescere a livello difensivo, però a livello offensivo ha quel tipo di calcio, l'abbiamo visto anche sul gol di Jimenez sì. contro il Lecce, che ti mette una bella facilità di palla se la riesci ad attaccare, quindi sarà importante capire Jimenez, Leao, quello in Nkunku cambia la dinamica che potrebbe andare a sviluppare Mina, senza mai escludere l'idea Loftus-Cheek in tutto questo. Quindi Tu dici che non escludi... Vabbè, diciamo che Leao è in fase di recupero, quindi secondo me tendenzialmente allora potrebbe ieri non giocare aveva, lui. l'altro L'altro giorno non giorno aveva. non aveva tenuta fisica, lo sappiamo. E se veramente a sorpresa giocasse in Kunku e prova a scappargli via di continuo e farli Ma impazzire? la condizione di Cucù sta crescendo, abbiamo visto anche con Lecce, dove non è stato dentro tantissimo nel gioco, ma quando tocca la palla sa come deve toccarla, quello che deve fare, Ragazzi, alto e quindi è livello. un calciatore che sicuramente può far bene e non dare punti di riferimento con Pulisic. Magari non fa tanto nella fase difensiva, ma quella è una cosa che ha imparato a fare Christian, e quindi lui potrà sicuramente dare una mano. E c'è da valutare questa cosa, ultimamente a Lega sta dando tanta continuità a Jimenez, Sì, quindi potrebbe anche essere che fino alla sosta va si vada avanti ad optare così. per questa Sì, 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 selezione, sì, 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 questo sì. tipo di soluzione, perché sta cercando di tenere solido il blocco degli 11. Non sarà possibile tenerlo ancora per i 10 giocatori in movimento di Udine come con Napoli, perché ad esempio Stupignan non ci sarà, però proprio per quello probabilmente cercherà di cambiare il meno possibile. Ma secondo te sorprese, quindi l'unica sorpresa potrebbe essere, intanto cancelliamo con i nostri potenti mezzi, potrebbe essere una Juve che alla fine vada a Un po' a schierarsi specchio, così no? con magari inserimenti di uno dei centrocampisti, magari non lui, magari la Beh, sono mezzala. molto pericolosi gli inserimenti di Thuram di solito, perché ha quella fisicità che ti mette in difficoltà quando va ad attaccare gli spazi, quando parte, che è un po' quello che ha fatto Fofana con Napoli, Sì, quindi è un po' a specchio quello che potrebbe succedere entrambe le cose. Sono due squadre che per alcune cose a livello offensivo hanno delle tematiche comuni, poi hanno completamente delle idee magari opposte, però ci sono delle tematiche sicuramente rilevanti. Però se dobbiamo andare a prendere un punto nevralgico che si va a decidere la partita, centrocampo. è il centrocampo. Milan che ci arriva meglio,
a livello A livello di risultati. di risultati anche di testa e a livello anche probabilmente forse atletico, nel senso io ho visto una squadra che sta bene in questo momento il Milan a livello fisico, ma soprattutto a livello di organizzazione generale, nel senso che io sto Sì. vedendo un Milan, soprattutto la famosa fase difensiva che il buon mister Allegri dice sempre che non è una questione solo di questi qui, È una questione di collettivo. ma è una questione di collettivo. Perché Milan con l'individualità, certo. con solo l'individualità non si riesce. Anche Tomori nelle dichiarazioni post Napoli aveva fatto capire come Allegri avesse spinto sul non dovete farvi attrarre dal pallone e uscire e creare gli spazi, dovete ragionare di squadra. E quello è quello che hanno imparato a fare, perché individualmente non stiamo parlando dei giocatori più forti della storia del Milan a livello difensivo, No, a livello però- difensivo singolo, ma il ragionare da collettivo ti permette di sopperire a determinate situazioni, crescere dal punto di vista mentale e soprattutto crescere dal punto di vista individuale, perché abbiamo visto alcuni giocatori del Milan fare delle cose, vedi Pavlovic, che magari avevano nelle corde, ma non avevano mai pensato e non erano mai riusciti a fare. A livello quindi di fase difensiva un Milan molto cresciuto, Sì. bisogna capire il Milan, perché il Milan che abbiamo visto col Napoli è stato molto bravo soprattutto nei primi 45 minuti, anche nella gestione della palla, nelle scelte e in fase offensiva, perché mi viene in mente il gol di Pulisic dove taglia dentro e dà Sì. quella palla, mi viene in mente la giocata che fa Pulisic da metà campo, che dà dentro il pallone e manda dentro Fofana. È stato un Milan che aveva anche idee a livello offensivo, è una squadra che sta crescendo. Ciò detto, non so se sei d'accordo, la Juve non è solo quella vista magari negli ultimi episodi con Atalanta, però insomma dove ha fatto più fatica, ma è una Juve che ha anche buone idee, è una Juve che Notevole potenziale offensivo perché è una squadra che arriva con facilità 4-4 con il Borussia, vuol dire che hai delle capacità, ovvero che c'è anche l'emotività del finale contro l'Inter hai vinto 4-3, ma è una squadra che produce a livello offensivo. Contro il Verona il risultato è abbastanza bugiardo per Sì, l'entità della partita, contro l'Atalanta nel finale ha creato, ha avuto anche l'occasione di fare il secondo, quindi è una squadra che ha sia negli uno contro uno nella varietà offensiva più dell'anno scorso. Quindi è una squadra che veramente può far male a livello offensivo e bisogna sfruttare qualche pecca difensiva che ha avuto in queste partite, sia sulle ripartenze, che sono comunque un qualcosa su cui Milan sta lavorando tanto, sì. sia su quelle palle in profondità e sul partire verticale quando si recupera palla. Vedi il gol di Sulemanà o vedi la partita contro l'Inter, dove andando velocemente ad aggredire, anche su alcune situazioni con la palla messa indietro, un po' di fatica l'hanno fatta. Ma siamo secondo me quasi in chiusura, non so il Assolutamente. timing. Proviamo a fare il ragionamento, 3 punti chiave Milan e 3 punti che possono essere anche giocatori chiave Juventus. Milan abbiamo detto sicuramente il blocco difensivo, è un qualcosa che può Sì, fare la differenza. deve funzionare come in queste partite, quindi il blocco difensivo è fondamentale. Adesso c'è il centrocampo e l'attacco, andiamo via. No, la capacità, i duelli sicuramente saranno fondamentali, una squadra che gioca tanto accoppiata Sì. con i giocatori sarà importante vincere i duelli individuali, quindi sai, Rabiot nei duelli aerei dovrà cercare di creare quella seconda palla giusta per andare in avanti, Guarda, a me che mi sono messo a scrivere, Pulisic, Saelemaekers diventeranno fondamentali e poi Pulisic, il fattore Pulisic secondo me. Pulisic è il fattore che può veramente cambiare l'inerzia della partita. Ho fatto una cosa stranissima, ho scritto in rosso col blu. È scritto poco convinto. P-Factor lo chiamo. È uno. Factor. Juventus. Anche lì gli uno contro uno Io di ti Ildiz. rispondo, bravo, ti rispondo con l'I-Factor, l'Y-Factor, perché parliamo di un giocatore che ti fa la differenza con la sua qualità. Poi ci sarebbero tanti fattori individuali, ma secondo me sarà la scelta di questo giocatore, che non so come lo vogliamo chiamare a livello diciamo fonetico barra lessicale. Cioè, in che senso? Come lo possiamo chiamare? Mezzala barra sottopunta, che scelta farà Tudor? Mezzala offensiva, Sarà dai. un 3-5-2 che si adatta a 3-4-2-1? Le scelte di Tudor, diciamo? 3-5-2 o 3-4-2-1 in un certo senso. Le Scelte. di Tudor. Perché potrebbe essere un 3-4-2-1 che si adatta a 3-5-2 o un 3-5-2 che si adatta a 3-4-2-1. Voi mi direte cosa cambia? Cambia qualcosa, cambia, altrimenti non lo direi. E in ultimo? In ultimo i cambi. I cambi perché la Juventus e Milan hanno delle scelte in panchina, ma i cambi della Juventus hanno dimostrato di fare tanto la differenza. Il sesto uomo? Sesto uomo, settimo, arriviamo... Sesto, settimo, ottavo, nel senso... Il sesto uomo non stiamo giocando a 5.
Sì, tra l'altro è vero, Uomo, era. Sì, beh, l'ho immaginata come a basket, scherzi a parte. Spieghiamola, al basket c'è il sesto uomo che è diciamo, un semi-titolare che gira, Juventus in ha questo tante caso, scelte da tirare fuori la panchina, 3 punte da alternare, quindi Vlahovic, David e Openda. Come scegliere e cosa scegliere? con Seisao, Zegrova, Cobb Miners, Ildiz non lo toglie Azic, mai, Ildiz, non lo insomma, toglie è una mai, squadra non l'ha mai bella, tolto, però gli bella. altri sono tutti giocatori che ruotano, la Juventus ha degli eventi vari, Cabal ha segnato entrando dalla panchina, la Juventus segna tantissimo dalla panchina, Sì, è vero. sarà importante avere quel ritmo lì fino agli ultimi 20 minuti. Va bene, chiudiamola, chi la decide? Il destino, il destino. Destino per la Juve o per il Milan? Tutti e due, scrivi Des e poi scrivi Tino. E lo faccio veramente. Siamo arrivati in chiusura. Vi ringraziamo per aver seguito questo contenuto. Se vi è piaciuto, come Ma anche abbiamo se non vi detto, è piaciuto. esatto, fatecelo sapere nei commenti, diteci se c'è qualcosa che possiamo migliorare, qualcosa nel Sicuramente. tone of voice, qualcosa assolutamente. Ci vediamo per Cosa la devono prossima. fare però prima? Devono iscriversi al canale, poi Mettere- devono attivare la campanella, poi possibilmente mettere mi piace E commentare. e poi seguirci su tutti i nostri altri canali. Sì, sì, Instagram, ci siamo su X, siamo su TikTok, siamo ovunque, leggete gli approfondimenti sul sito, ci vediamo alla prossima direi. Un abbraccio. Ciao ragazzi. Au revoir.